Oggi vi daremo 7 motivi che abbiamo trovato noi, sulla base della nostra esperienza, in cui ha senso usare un AI nelle ricerche qualitative. Se finora vi eravate chiesti se ha senso, la risposta è sì, quantomeno su questi utilizzi che sono per noi la base. Li usiamo spesso, danno buoni risultati usando alcuni modelli, siamo sicuri che alcuni li fate anche voi. Per capire innanzitutto, a partire da quelli che sono gli usi che ne facciamo noi, se non ci stiamo perdendo qualcosa, se ci sono altri modi per fruirne, e quindi confrontiamoci. Io mi gioco il primo, che tanto lo so che lo usano tutti, quindi l'abbiamo messo per primo perché tanto questo è la base, proprio nel senso che l'AI ci dà un primo riassunto. Dice bravi, venite a dircelo voi. Cioè, lo so, è la base, l'ho detto, è la base. Però ci dà un riassunto che, come è fatto questo riassunto? In genere è fatto bene, ma in realtà dipende da modello e modello, nel senso che in alcuni casi parte almeno troppo lungo, in certi casi a mio modo di vedere è un po' impegnativo, in altri casi è un po' troppo generico. Certo, molto dipende anche dal prompt, perché su questo argomento ci sarebbe un mondo. Una parentesi troppo lunga da aprire in questo momento, magari l'affronteremo. Sicuramente l'impostazione del prompt giusto per poter chiedere un riassunto che mette in risalto gli elementi chiave della nostra ricerca è impegnativo, è importante, perché non sempre riusciamo ad ottenere risultati, anche proprio perché magari la nostra domanda all'intelligenza artificiale è fuorviante, sbagliata, oppure magari è troppo riassuntiva la nostra richiesta, quindi diamo per scontato che capisca la nostra necessità quando in realtà non è veramente così, bisogna essere molto precisi. Da notare che ci sono alcuni modelli che suggeriscono loro le domande, quindi ti semplificano il prompting e quindi ti danno una serie di possibili riassunti che loro hanno già pronti, quindi in questo caso è ancora più facile, cioè praticamente si faccia una domanda e si dia una risposta, un po' alla Marzullo. Detto questo però, la mia sensazione è che quest'area del riassuntone, chiamiamola così, serva più che per scrivere, anche perché se sono cose che abbiamo moderato noi, diciamo, le sappiamo, ma serva più per una restituzione veloce di quelli che sono i risultati, cioè quando tu devi fornire un'email con i risultati principali oppure un debriefing. Per esempio, io nei debriefing a volte uso questi riassunti perché ti aiutano un attimo a fare mente locale, velocemente su un tema, e magari ce l'hai sotto gli occhi un po' come quando usavo io gli appunti. Esattamente, quindi su questo effettivamente ci consente di risparmiare un po' di tempo, anziché metterci a scrivere questi appunti a mano, diciamo che ci dà una sorta di traccia da seguire per avere un flusso in cui ritrovarci quando trattiamo appunto. Secondo motivo per cui usiamo l'AI, effettuare confronti tra subtarget. Spesso noi abbiamo appunto 2-3 target di base, no? Da cui partiamo, però l'AI ci può aiutare effettivamente a scovare delle differenze a cui non avevamo pensato, perché magari in quel momento ci stiamo concentrando su le fasce di età, ci stiamo concentrando su magari se sono user, prospect, ex-users, ma non abbiamo tenuto conto della, geografia, che magari non è un elemento d'attenzione di quella ricerca, però effettivamente ci dà una tendenza differente e assolutamente utile, quindi avere un punto di vista magari diverso. È un po' come avere, diciamo, un ricercatore extra che è totalmente estraneo alla ricerca, che non sa nulla di quello che noi dovevamo trattare e ci dice: guarda, ma attenzione a questa cosa qua che è emersa, no? Sì. Occhio, e quindi ti illumina. Però è come se fosse un ricercatore un po' folle, un po' come se fosse un'intelligenza artificiale. No, a parte gli scherzi, però attenzione, perché questo è un ricercatore particolare, un po' un quantitativo, che analizza come se fosse un po' una mente di un Excel, che analizza i dati in modo incrociato. Quindi questo io ho trovato molto interessante, questo tipo di analisi, che peraltro abbiamo anche su Sicché in piattaforma, perché in realtà ci aiuta a trovare eventuali, poi sta a noi, no? Certo. Decidere se queste differenze tra subtarget hanno un senso, però ci aiuta, e qui secondo me è il vero valore del fare ricerca. Cioè un conto è il riassunto, che quando andavo a scuola dicevano i bignami, i bignamini, e tu se te lo trovavi quello giusto facevi la versione giusta. No, invece qua secondo me è un valore, perché qua ti dice proprio
attenzione che tra i giovani e gli adulti potrebbe esserci qualcosa. Il terzo punto, che in realtà è il ricercare verbalizzazioni. Cioè molto spesso noi abbiamo bisogno, inutile dirlo, nel mondo delle ricerche qualitative, indaghiamo i perché, e quindi cosa meglio di una bella frasetta che ti mette lì tutto quanto detto in modo proprio giusto, con magari anche tutta veramente il parlato della persona. Allora, qui ci sono diverse AI che fanno questa cosa, non tutte, e non tutte lo fanno bene. No. Bisogna fare attenzione perché in certi casi se le inventano, potevamo dirlo? Sì. Lo diciamo? Sì, anzi, diciamo occhio. Esatto, occhio. E invece ci sono alcuni modelli che lavorano solo sulle fonti che noi carichiamo, e a quel punto invece è molto interessante perché i migliori modelli ci danno proprio il link, cioè noi clicchiamo su la verbalizzazione, e come funziona? Noi possiamo anche fare una ricerca per parole chiave. Quindi torniamo un po' alle nostre premesse. Se sono state inserite delle parole chiave, o meglio, se i termini sono stati scritti in modo giusto, faccio un esempio, un brand, se non è stato storpiato, noi cerchiamo con la parola chiave del brand e dovrebbero venire fuori tutte le volte che è stato citato quantomeno quella citazione del brand. Su questo però dobbiamo fare una precisazione, nel senso che per questioni di privacy, occhio ad usare sempre modelli che proteggano appunto la privacy dei nostri intervistati. Sì, riservatezza dei dati e tutto esatto. quanto. Cioè attenzione, perché ci sono dei modelli che garantiscono che i dati non vengono usati per esercitare il modello. Quarto motivo, esatto. Beh, scrivere in altre lingue. Questa è una grande facilitazione, nel senso che effettivamente, anziché scrivere i nostri risultati in italiano per poi tradurli in inglese, o semplicemente scrivere direttamente in inglese, ma magari con qualche difficoltà, perché ci dobbiamo pensare anche un pochino di più, dobbiamo insomma strutturare una forma diversa, abbiamo invece modo di poter generare contenuti, e quindi dalle nostre sintesi a punti elenco alla mail che stiamo preparando, insomma direttamente in lingua, ad esempio inglese, che è la più frequente. Quinto punto, e questo devo dire che io lo sto usando molto per fare quelle slide. Allora, in cosa ci aiuta l'AI? Fare quelle slide semplicissime, tipo i plus e i minus. Quanti report hanno i plus e i minus? Tutti. Oppure, non lo so, le ragioni per cui, non so, comprare il prodotto X. Cioè, tutte quelle slide che hanno un po' un elenco, l'AI ti aiuta tantissimo, perché comunque io spesso parto da lì. Sì, perché poi riesci un po' a razionalizzare, no? Magari due punti che tu pensi siano separati, in realtà effettivamente magari stanno sotto lo stesso cappello, e quindi ti aiuta ogni tanto anche a ragionare i contenuti in modo diverso e insomma a organizzarli perlomeno in un modo un pochino più magari anche impattante fondamentalmente. Ma infatti hai detto una cosa importante secondo me, che ti aiuta a pensare, cioè è verissima questa cosa, cioè tu fai fare un elenco all'AI e magari da quell'elenco non lo usi neanche, però ti viene in mente qualcos'altro, esatto. Perché comunque ti dà delle logiche che sono a volte leggermente diverse. Ma anche perché secondo me il valore aggiunto in questi casi qua non è nella stesura, perché uno sa, soprattutto negli elenchi, che cosa scrivere, perché è molto semplice, ma è come se uno durante la stesura avesse un modo di confrontarsi con qualcuno. A volte ci si trova con il blocco in quel momento lì perché sei stanco, a volte magari stai pensando che riguardo gli appunti del debriefing, cosa ci siamo detti, questa cosa è importante, non so come scriverlo, oppure voglio scriverla ma sto cercando di recuperare energie e forze, ed è come se mi confrontassi con qualcuno che su quel punto, in quel momento, può essermi un po' di supporto, no? Totalmente d'accordo. Sesto punto, creare icone, immagini evocative. Beh, forse è, diciamo, una delle motivazioni che ci ha suggestionato anche molto a provare, a sperimentare, no? con vari strumenti, perché di fatto ce ne sono tantissimi, alcuni che sono veramente raffinati, delle volte nemmeno io riesco a capire se quell'immagine è creata da un'intelligenza artificiale o è reale. Paura. Infatti devo inserire a volte dei filtri anche quando si usano magari non propriamente modelli di AI generativa di testo, ma anche quando inizi a diciamo usare più modelli che si intersecano tra di loro, a volte diciamo che creare icone che rappresentino magari
quello che tu hai descritto o semplicemente immagini appunto di, non lo so, la classica carta d'identità del consumatore tipo, di quel concept che abbiamo in qualche modo studiato e quindi abbiamo fatto descrivere quel consumatore tipo ai nostri intervistati, lo vogliamo ricostruire e caspita, anziché andarci a cercare l'iconcina anni 90 che è impossibile da trovare, esatto, che praticamente ci metti mezz'ora a cercare. Esatto, perché non troverai mai la parola chiave che va a definire quell'icona in particolare. Caspita, con l'AI hai delle immagini o delle icone che sono pazzesche. Ultimo punto interessantissimo secondo me, perché ci sono delle AI che ci permettono di ragionare in modo diverso rispetto ai nostri risultati e anche di riascoltarli in modo diverso. Sorprendente questo. Io ricordo la prima volta e sono rimasta a bocca aperta. Una bomba. Cioè, praticamente noi possiamo far generare una sorta di, non so neanche come chiamarlo. È un riassunto vocale, sì, lo chiamano effettivamente sì, riassunto audio, ma a volte può avere anche può essere anche sotto forma di podcast, quindi crea proprio un dibattito, dipende un po' anche qui dai prompt, dal modello, cioè ci sono diversi fattori che possono restituire risultati diversi. È in inglese, nel senso che è fatto meglio in inglese, ma c'è anche in italiano, fa un po' sorridere più che è. Però senti questa. All right, so welcome to another deep dive. This time we're headed over to Italy to get a sense of how young adults are viewing the future and specific. Questa è una ricerca che io ho fatto sul mondo delle AI, cioè come non possiamo dare ovviamente contesto, tutto assolutamente nascosto per la riservatezza, però comunque c'erano dei giovani, avete sentito dei gruppi, in cui parlavano di AI. Specifically, we've got 3 different focus groups talking about artificial intelligence. It's really cool actually because these focus groups are made up of young adults from all walks of life. I mean, we have students. Praticamente capisci che è un dialogo. Esatto. Cioè, se io Getting volessi a glimpse into what a whole generation is thinking and feeling, and I gotta say there's a lot to unpack here. For sure. Cioè, questo è fantastico, cioè tu immagina che se potessi tornare a un ricercatore di 20 anni fa, di 15 anni fa, tu gli fai sentire sta roba, gli dici guarda i risultati tu oggi te li puoi ascoltare. Excitement and apprehension about AI. È incredibile, anche perché poi hanno un'intonazione, un modo di parlare veramente realistico, sembra che stiano dibattendo, non ha senso. quindi di fatto mantengono anche l'attenzione alta quando li ascolti, sembra veramente un podcast. Ma secondo me non ha assolutamente senso sta roba. Però ti faccio sentire un'altra cosa. Cioè, la cosa incredibile di tutto questo è che tu puoi prendere parte alla discussione, quindi puoi interromperlo e fargli una domanda, tipo loro stanno parlando dei loro risultati e tu gli fai così, tipo, ancora in inglese lo puoi fare. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Hi, can you please list the 3 main themes that emerged from the focus groups? Yeah, absolutely. So if we had to boil it down to 3 main themes from the focus group. No, First, there's the theme of technological disruption. che Cioè, capito? Cioè, tu paura. praticamente Where you have both Sta the interagendo, segment sta and interagendo Come una in chat. diretta, esatto. Fear of job. questa roba abbiamo mandato fuori di testa. Questi sono fondamentalmente i punti che abbiamo visto lato AI per, come dire, il modo in cui lo usiamo noi, magari non è questo, non c'è solo questo, per cui... Anzi, fateci sapere. Esatto. Insomma, quali sono i vostri usi ed abitudini proprio d'uso dell'AI rispetto alle ricerche di mercato. Che dire, ci vediamo nel prossimo video, di cosa parleremo lo scopriremo presto, ma non solo di AI. Ciao.